Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vediamo come fare 4 tipi di cristalli di ghiaccio. Qui potete vedere che anche con gli stessi modelli ma affilati diversi si ottengono dei risultati incredibilmente diversi. Come questo piccolino, lo direste mai che è lo stesso disegno e modello di questo grande grigio? La scelta del filato occupa veramente un ruolo importantissimo. Chi di voi ha visto il mio precedente video tutorial Frozen Mania sarà sicuramente interessato anche alla visione di questo video, che è la seconda parte, il completamento della coroncina di Elsa con i capelli, e quindi oggi andiamo a vedere come fare qualche cristallo. Perdonatemi se ho voluto dividere in 2 video, ma ho preferito così in quanto i cristalli possono essere utilizzati anche per svariati altri tipi di lavori e quindi volevo semplificare un po' le cose e renderli anche più accessibili a chi non è interessato alla corona di Elsa. Quindi iniziamo con il primo cristallo con le puntine un po' allungate. Inizio il lavoro con un anello magico. A cavallo dell'anello magico faccio 12 maglie basse. Stringo l'anello. Chiudo l'ultima maglia sulla prima maglia con una maglia bassissima, salgo con 3 catenelle, poi una maglia alta nella prima maglia di base, 2 catenelle, salto una maglia di base, in quella successiva 2 maglie alte in una. Proseguo così fino a fine giro alternando 2 catenelle, salto una maglia e 2 maglie alte nella stessa maglia. Ho chiuso il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio, adesso vado al prossimo giro. Cammino con una maglia bassissima per arrivare al centro tra la prima e la seconda maglia e salgo con 8 catenelle. Entro nella quinta catenella e vado a chiudere con una mezza maglia bassa. Proseguo con altre 7 catenelle. Entro nella quarta e vado a fare una maglia bassissima. Vado avanti, faccio altre 6 catenelle. Nella terza faccio una maglia bassissima. Adesso retrocedo, cammino sul lavoro con maglie bassissime. In corrispondenza del prossimo pippiolino faccio 4 catenelle chiuse sulla prima catenella con una maglia bassissima. Cammino sul lavoro con maglie bassissime. In corrispondenza del prossimo pippiolino salgo con 4 catenelle che poi richiudo sulla prima catenella e vado a formare un altro pippiolino. Proseguo con altre maglie bassissime camminando sul lavoro ed arrivo di nuovo al cerchietto. Ora devo passare la lavorazione al centro del prossimo arco, quindi vado a fare una maglia bassissima sotto l'arco e poi salgo con 4 catenelle, mi chiudo il pippiolino sulla prima, ripasso sotto l'arco con una maglia bassissima e una al centro delle 2 maglie alte e risalgo ripetendo la sequenza fino alla fine del giro. Il primo fiocco di neve è completato, dovremo solamente nascondere i fili e poi tagliarli. E volendo, perché no, applicare qualche decorazione, perline, paillette o quant'altro. Vediamo il secondo fiocco di neve che ho realizzato con 2 filati di spessore diversi, quindi lo stesso disegno è venuto di 2 misure differenti. Poi con la colla sul più piccolino ho attaccato delle paillette per poi metterle sulla coroncina, delizioso. Avvio come al solito un anello magico, poi faccio 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta più una catenella di distanza e vado ad alternare una maglia alta e una catenella, una maglia alta e una catenella in totale per 12 volte.
concludo con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio giro. Ricapitolando, quindi in questo giro mi troverò 12 maglie alte e 12 spazi di una catenella. Cammino sul lavoro con una maglia bassissima, una catenella per salire e una maglia bassa sempre all'interno dello stesso spazio dell'archetto della catenella. Vado avanti con 6 catenelle che chiudo sul prossimo archetto con una maglia bassa. Proseguo con 5 catenelle e una maglia bassa sul prossimo archetto. Questa è la sequenza da ripetere fino a fine giro. Il giro, come sempre, lo concludo con una maglia bassissima sulla prima maglia bassa del giro. E dato che il prossimo giro lo devo far partire dal punto centrale dell'archetto, cammino con 3 catenelle, una sotto, una sopra, una sotto sull'archetto fino ad arrivare al punto centrale. Salgo con 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta e proseguo con un'altra maglia alta sempre a cavallo dello stesso archetto. Faccio un pippiolino di 4 catenelle chiuse sulla prima con una maglia bassissima, vado avanti con una maglia alta doppia, faccio un altro pippiolino da 6 catenelle chiuso con una maglia bassissima sempre sulla prima e di nuovo un'altra maglia alta doppia, sempre a cavallo dello stesso arco. Proseguo con una maglia alta, un altro pippiolino questa volta da 4 catenelle chiuso sulla prima catenella con una maglia bassissima, un'altra maglia alta, due catenelle che vado a chiudere con una maglia bassissima sul prossimo archetto e ripeto così tutta la sequenza. Arrivata fino a fine giro dovrò solamente aggiungere 2 catenelle per ricongiungermi con la prima maglia alta. Anche il secondo fiocco di neve è terminato, anche qui dobbiamo nascondere i fili, tagliarli e poi aggiungere le paillette. Adesso passiamo al terzo fiocco di neve. Iniziamo anche questo lavoro con un anello magico. Salgo con 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta, più 2 per distanziarmi e faccio un'altra maglia alta. Ripeto le 2 catenelle e la maglia alta fino a fine giro, così da avere dentro il cerchio 6 maglie alte e 6 spazi di 2 catenelle. Adesso stringo l'anello, chiudo il giro con una maglia bassissima sulla terza catenella iniziale. Arrivo al centro del prossimo archetto con una maglia bassissima e salgo con 4 catenelle, di cui 3 in sostituzione di una maglia alta. Poi una maglia alta, un pippiolino di 5 catenelle chiusi appunto sulla prima catenella a formare appunto il pippiolino, 2 maglie alte e poi mi ripeto così, quindi per tutto il giro 2 maglie alte nello spazio di 2 catenelle, un pippiolino da 5 catenelle chiuso sulla prima catenella e 2 maglie alte. Chiudo il giro con una maglia bassissima sulla quarta catenella di inizio giro. Salgo con 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta, poi 7 catenelle ed una maglia alta a cavallo tra 2 gruppi di 4 maglie alte del giro sottostante. Una catenella e un'altra maglia alta nello stesso punto e ricomincio con le 7 catenelle e passo a cavallo del prossimo gruppo di 4 maglie alte, vado a fare maglia alta, catenella, maglia alta e di nuovo le 7 catenelle e così via per tutto il giro. Ovviamente chiuderò il giro sulla terza catenella di inizio giro con una maglia bassissima. Adesso salgo con una catenella e giro il lavoro, faccio
una maglia bassa, tra la V che ho sotto 3 catenelle, passo a cavallo dell'arco di 7 catenelle, faccio una maglia alta, 5 catenelle chiuse a pippiolino sulla prima catenella, un'altra maglia alta, una maglia alta doppia, un pippiolino di 7 catenelle chiuso sulla prima catenella con una maglia bassissima, un'altra maglia alta doppia, segue una maglia alta, un pippiolino di 5 catenelle chiuso sulla prima catenella con una maglia bassissima, un'altra maglia alta, tre catenelle, a cavallo tra la V faccio una maglia bassa e ripeto tutto questo per tutto il giro. Dopo le ultime 3 catenelle chiudo sulla maglia bassa che mi trovo di inizio con una maglia bassissima più una catenella di sicurezza e ho chiuso il lavoro. Ecco qua il nostro terzo fiocco di neve. L'ho riprodotto anche con un filato più spesso con una piccola variazione e sarebbe un pippiolino in più nell'ultimo giro di lavorazione sopra la maglia bassa. Adesso passiamo al quarto fiocco di neve che ho riprodotto sia in ciniglia che in cordonetto numero 30. Ovviamente questo incordonetto è quello che ho utilizzato per la coroncina di Elsa. Se vi siete persi il video è molto carino, andatelo a vedere, vi metto il link qui in alto a destra. Comunque una piccola considerazione, guardate con lo stesso schema, semplicemente con un filato diverso, le misure come cambiano, incredibile. Bene, scusate, non mi perdo più in chiacchiere, iniziamo. Allora, abbiamo detto, ho utilizzato un filato di ciniglia con un uncinetto 3,5, ho iniziato come tutti gli altri fiocchi di neve con un anello magico, 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta, adesso per 5 volte ripeto sempre lo stesso motivo che sarà 3 catenelle e 2 maglie alte. Faccio 3 catenelle e l'ultima maglia alta vicino alle 3 catenelle iniziali che hanno sostituito una maglia alta e poi sulla terza catenella iniziale chiudo con una maglia bassissima. Con un'altra maglia bassissima cammino sul lavoro e arrivo sotto il prossimo archetto. Faccio 3 catenelle in sostituzione di una maglia alta, una maglia alta a cavallo dell'archetto, poi faccio 5 catenelle e 2 maglie alte. A cavallo del prossimo archetto faccio 2 maglie alte, 5 catenelle e 2 maglie alte. Passo così all'archetto successivo ripetendo 2 maglie alte, archetto di 5 catenelle e 2 maglie alte. Così in ogni archetto. Dopo aver chiuso con una maglia bassissima sulla terza catenella di avvio, cammino sul lavoro con delle maglie bassissime, arrivo al prossimo archetto, salgo con una catenella e dentro l'arco lavoro una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa, 7 catenelle, una maglia bassa, 5 catenelle, una maglia bassa, a cavallo tra le due coppie di maglie alte faccio una maglia bassa, poi per arrivare al prossimo archetto cammino con una maglia bassissima, una catenella per salire e ripeto tutto fino a fine giro. E anche questo fiocco di neve è concluso. Sul fiocco grigio poi ho attaccato il fiocco di neve numero 3 che ho incollato su un elastico per capelli così da poterlo abbinare alla coroncina di Elsa, la principessa del regno di ghiaccio.
Bene, per oggi è tutto, fatemi sapere se il video vi è piaciuto con un bel pollice all'insù. Io vi ringrazio tanto per essere state qui con me, vi mando un abbraccio e mi raccomando iscrivetevi per rimanere aggiornati e non perdervi i miei nuovi tutorial. Ciao, alla prossima!